Ciao, benvenuto, bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie e sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda che sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura, quindi prendi solo quello che senti davvero faccia il tuo caso tuo oggi, il resto lascialo andare. Davvero è necessario seguire il minimalismo a tutti i costi per una vita più felice? Ora io non so come funzionano gli algoritmi dei social, ma ultimamente vedo davvero tantissimi profili e canali parlare di minimalismo come un qualcosa da seguire a tutti i costi per una vita pagata. Inoltre vedo spesso confondere il minimalismo con il decluttering. Ci ho pensato un po' e ho deciso di dare il mio modestissimo parere a riguardo. Ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e resterai sempre aggiornato e mi aiuterai anche a far crescere il canale. Io lo apprezzerò tantissimo. Metti un bel like al video e partiamo. È davvero necessario seguire il minimalismo a tutti i costi per avere una vita felice? E minimalismo e decluttering si equivalgono? Cominciamo dando una definizione ai due concetti. Il minimalismo è una filosofia di vita basata sul less is more che promuove il concetto di possedere meno concentrandosi sull'essenziale. Il decluttering invece è un processo che consiste di liberarsi di cose inutili, rotte o che non amiamo più, che però occupano spazio. Facciamo l'esempio dei vestiti negli armadi che è un classico. Una persona minimalista potrebbe decidere di avere pochi capi funzionali che si possono interscambiabili per avere sempre outfit diversi. Una persona che fa decluttering potrebbe liberarsi di vestiti che non vanno più, che sono rovinati o banalmente che non piacciono più, semplicemente per far spazio a vestiti nuovi. Liberarsi di ciò che non serve o non piace più non significa per forza avere poco, ma aiuta a creare spazi più ottimizzati. L'obiettivo non è di possedere meno a tutti i costi, quanto togliere il superfluo per valorizzare ciò che è utile e significativo. Il decluttering va usato infatti per migliorare gli spazi e la loro organizzazione, con la libertà però di decidere cosa eliminare secondo il tuo stile di vita. Faccio nuovamente un esempio. Ami cucinare, ma per trovare gli utensili che ti servono diventi matto perché sono in mezzo a cose che non usi e probabilmente ti passa la voglia o comunque ti perdi il gusto della preparazione. Se elimini i doppioni, le cose rotte e le cose che non usi più, farai spazio per cose più utili, ottimizzando magari l'organizzazione. Ogni tanto ispezionare i propri ambienti e mettere mano alle proprie cose è importante, perché permette appunto di fare una cernita e di liberarsi di ciò che non ha più ragione d'essere per un motivo o per l'altro. È un'ottimissima cosa anche a livello energetico, perché tante cose accumulate che non vengono mai usate rendono stagnanti le energie. Il minimalismo viene sponsorizzato perché avere poco dovrebbe dare più chiarezza mentale e promuovere una vita essenziale ed equilibrata, riducendo ansia e stress. Questo è senza dubbio vero per qualcuno, ma non per tutti. Avere meno non equivale automaticamente ad una vita più felice. Il punto centrale è circondarsi di cose che arricchiscano la nostra vita. Più che concentrarsi sull'avere meno, ci si dovrebbe concentrare sull'avere cose che hanno una funzione utile e che hanno un significato, cose che ci rappresentano e ci fanno stare bene. Ciò che conta quindi non è la quantità di oggetti che possediamo, ma il loro significato. Farò ancora un esempio. Ami leggere e hai una libreria piena di libri. Più o meno come questa.
Molti minimalisti direbbero di eliminarne una buona parte e magari di passare agli ebook per evitare di occupare spazio. Ma se per te i libri sono importanti, se ami sfogliarli, perché liberartene? Al limite posso consigliare di dare via i libri che non ti sono piaciuti e che quindi sicuramente non prenderai mai più in mano. O ancora, se per caso avessi cambiato genere letterario, passando per esempio, dai gialli alla fantascienza, potresti sfoltire i libri del genere che non leggi più, tenendo solo quelli che ti erano piaciuti particolarmente. Ma questo non per avere meno libri, quanto per fare spazio a quelli nuovi. Un punto a favore del minimalismo è che pulire e tenere le cose in ordine è senza dubbio più immediato. Ed è scientificamente provato che vivere in un ambiente ordinato riduce lo stress. Però anche qui non è detto che chi ha tante cose debba essere disordinato per forza. Con una buona organizzazione degli spazi tutto potrebbe essere perfettamente al proprio posto. Apro una parentesi anche sull'organizzazione perché anche di quello si parla spessissimo, con soluzioni meravigliose alla vista, ma non praticabili per tutti. L'esempio che faccio spessissimo è quello della dispensa della cucina. Avere un barattolo per ogni cosa con la sua etichetta è senza dubbio bellissimo da vedere, ma richiede tempo per travasare tutto ogni volta che si fa la spesa. L'organizzazione deve essere innanzitutto pratica, se diventa un incubo molleremmo subito. Tornando al minimalismo, non è una filosofia di vita praticabile per tutti. Una casa con solo l'essenziale potrebbe sembrare priva di vita per qualcuno. Quello che è importante è ascoltarsi, capire quello che ci fa stare bene, vivendo circondati da ciò che amiamo e che ci rappresenta. Inoltre è importante sentire e assecondare il cambiamento personale, rispecchiandolo nell'ambiente in cui viviamo, liberandoci di ciò che non ci rappresenta più. Ma lo ripeto, non tanto per avere meno, quanto per dare spazio a quello che ci rappresenta ora. Per concludere, com'è deleterio arredare seguendo la moda del momento a livello di stili e di colori, è altrettanto deleterio seguirla a livello di filosofia di vita. Non c'è un giusto o sbagliato, ci sei tu e quello che è giusto o sbagliato per te. Seguire il minimalismo a tutti i costi, se non fa per te, potrebbe portare l'effetto contrario, anziché benessere, portarti il maggiore stress. Quindi non devi liberarti di mezza casa per forza, prendi consapevolezza di ciò che hai e tieni ciò che ti fa star bene. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò felice e mi aiuterò anche a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non l'hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me, a presto!